Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Duoresp Spiromax Aerosol Teva Pharma BV. Ultimo aggiornamento 1 marzo 2022. Cos'ha Duoresp Spiromax Aerosol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Duoresp Spiromax Aerosol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Duoresp Spiromax Aerosol? Duoresp Spiromax Aerosol ha un farmaco a base del principio attivo formoterolo più budesonide, appartenente alla categoria degli adrenergici respiratori e nello specifico adrenergici in associazione con corticosteroidi o altri farmaci, escluso anticolinergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Teva Pharma BV. Duoresp Spiromax Aerosol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Duoresp Spiromax 160 mcg/4,5 mcg polvere per inalazione 1 inalatore, 120 dosi. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Teva Pharma BV. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: formoterolo più budesonide. Gruppo terapeutico: adrenergici respiratori. Forma farmaceutica: aerosol. Indicazioni: asma. Duoresp Spiromax ha indicato negli adulti e negli adolescenti, di età pari o superiore ai 12 anni, per il regolare trattamento dell'asma quando ha appropriato l'uso di un'associazione, corticosteroide per via inalatoria I2, adrenocettori agonisti a lunga durata d'azione. In pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con I2, adrenocettori agonisti a breve durata d'azione usati a Eurosal bisogno Euro-S, o in pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria sia con I2, adrenocettori agonisti a lunga durata d'azione. Broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO. Duoresp Spiromax ha indicato negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO, volume espiratorio forzato in 1 secondo, FEV1. 70% del normale, post broncodilatatore e anamnesi di riacutizzazioni ripetute, con sintomi significativi, nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione. Posologia. Asma. Duoresp Spiromax non ha destinato alla gestione iniziale dell'asma. Duoresp Spiromax non ha indicato per il trattamento del paziente adulto o adolescente che presenta solo asma lieve. Il dosaggio di Duoresp Spiromax è individuale e deve essere adattato in relazione alla gravità della malattia. Ciò deve essere tenuto in considerazione non solo quando si inizia un trattamento con associazione di medicinali, ma anche quando la dose di mantenimento viene modificata. Se un singolo paziente necessita di un'associazione di dosi diversa da quelle disponibili nell'inalatore combinato, si devono prescrivere dosi appropriate di I2, adrenocettori agonisti e corticosteroidi con inalatori separati. Una volta raggiunto il controllo dei sintomi dell'asma, si potrà prendere in considerazione una riduzione graduale della dose di Duoresp Spiromax. I pazienti devono essere rivalutati regolarmente dal medico prescrittore / personale sanitario in modo che la dose di Duoresp Spiromax rimanga ottimale. La dose deve essere ridotta gradualmente al livello di dose più basso che consente di mantenere un efficace controllo dei sintomi. Se si ritiene di poter effettuare una riduzione graduale a un dosaggio inferiore a quello disponibile per Duoresp Spiromax, è necessario passare a un'associazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato alternativa contenente una dose inferiore del corticosteroide per via inalatoria. Quando il controllo dei sintomi viene mantenuto nel lungo periodo con la dose più bassa raccomandata, come fase successiva si potrebbe provare il solo corticosteroide per via inalatoria. Per Duoresp Spiromax ci sono 2 modalità di trattamento. Terapia di mantenimento con Duoresp Spiromax. Duoresp Spiromax viene utilizzato come regolare trattamento di mantenimento con un altro broncodilatatore a rapida azione da utilizzare separatamente come inalatore di sollievo. Terapia di mantenimento e sollievo con Duoresp Spiromax. Duoresp Spiromax viene utilizzato come regolare trattamento di mantenimento e al bisogno in risposta ai sintomi. Terapia di mantenimento con Duoresp Spiromax. Ai pazienti si deve consigliare di tenere sempre a disposizione l'inalatore contenente il broncodilatatore di sollievo a rapida azione da utilizzare al bisogno. Dosi raccomandate: adulti, di età pari o superiore ai 18 anni. 1
1-2 inalazioni 2 volte al giorno. Alcuni pazienti potrebbero richiedere fino a un massimo di 4 inalazioni 2 volte al giorno. Adolescenti, di età pari o superiore ai 12 anni. 1-2 inalazioni 2 volte al giorno. Nella pratica corrente, quando viene raggiunto il controllo dei sintomi con il regime posologico di 2 volte al giorno, la riduzione graduale e la dose efficace più bassa potrebbe includere una somministrazione con Durex Spiromax una volta al giorno, nel caso in cui, nell'opinione del medico, sia richiesto un broncodilatatore a lunga durata d'azione in associazione a un corticosteroide inalatorio per il mantenimento del controllo. Un ricorso crescente a un altro broncodilatatore a rapida azione indica un peggioramento della condizione di base e richiede una rivalutazione della terapia per l'asma. Terapia di mantenimento e sollievo con Durex Spiromax. I pazienti assumono una dose di mantenimento giornaliera di Durex Spiromax, oltre a utilizzare Durex Spiromax al bisogno in risposta ai sintomi. Ai pazienti si deve consigliare di tenere sempre a disposizione Durex Spiromax da utilizzare al bisogno. I medici devono discutere con i pazienti che assumono Durex Spiromax come terapia di sollievo dell'uso preventivo di Durex Spiromax per la broncocostrizione indotta dall'ergenio esercizio fisico. La raccomandazione all'uso deve tenere conto della frequenza con cui i pazienti necessitano della terapia. Se necessitano frequentemente di broncodilatazione senza una necessità corrispondente di aumentare la dose di corticosteroidi per via inalatoria, deve essere usata una terapia di sollievo alternativa. La terapia di mantenimento e sollievo con Durex Spiromax deve essere presa in considerazione soprattutto in pazienti con controllo inadeguato dell'asma e necessità frequente di un inalatore di sollievo, riacutizzazioni dell'asma che hanno richiesto intervento medico in passato. Nei pazienti che assumono un elevato numero di inalazioni al bisogno con Durex Spiromax è necessario un attento monitoraggio delle reazioni avverse correlate alla dose. Dosi raccomandate. Adulti e adolescenti, di età pari o superiore ai 12 anni. La dose di mantenimento raccomandata di 2 inalazioni al giorno, un'inalazione mattina e sera o 2 inalazioni al mattino o alla sera. Per alcuni pazienti potrebbe essere indicata una dose di mantenimento di 2 inalazioni 2 volte al giorno. I pazienti devono assumere un'ulteriore inalazione al bisogno in risposta ai sintomi. Se i sintomi persistono dopo alcuni minuti, si deve assumere un'ulteriore inalazione. Non si devono superare le 6 inalazioni contemporaneamente. Una dose giornaliera totale superiore alle 8 inalazioni di norma non è necessaria. Tuttavia, per un periodo di tempo limitato si potrebbe ricorrere a una dose giornaliera totale fino a 12 inalazioni. Ai pazienti che effettuano più di 8 inalazioni al giorno si deve fortemente raccomandare di consultare un medico. Tali pazienti dovranno essere rivalutati e si dovrà riconsiderare la loro terapia di mantenimento. Broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO. Dosi raccomandate. Adulti, di età pari o superiore ai 18 anni. 2 inalazioni 2 volte al giorno. Popolazioni speciali. Pazienti anziani, a 0-65 anni di età. Non vi sono requisiti particolari per quanto riguarda il dosaggio nei pazienti anziani. Pazienti con compromissione renale o epatica. Non vi sono dati disponibili sull'uso di un'associazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato di idrato in pazienti con compromissione epatica o renale. Poiché copyright budesonide e formoterolo sono eliminati principalmente tramite metabolismo epatico, nei pazienti con cirrosi epatica severa ci si può attendere una maggiore esposizione. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Durex Spiromax nei pazienti pediatrici di età inferiore ai 12 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Non è raccomandato l'uso di questo medicinale nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Modo di somministrazione solo per uso inalatorio. L'inalatore Spiromax è azionato dalla respirazione e dal flusso inspiratorio, il che significa che i principi attivi vengono erogati nelle vie respiratorie quando il paziente inala attraverso il boccaglio. È stato dimostrato che i pazienti con asma da moderata a severa sono in grado di generare un flusso inspiratorio sufficiente affinché copyright Spiromax eroghi la dose terapeutica, vedere paragrafo 5.1. Per ottenere un trattamento efficace, Durex Spiromax deve essere utilizzato correttamente. Per questa ragione, i pazienti devono essere invitati a leggere attentamente il foglio illustrativo e a seguire le istruzioni per l'uso descritte in dettaglio al suo interno. L'uso di Durex Spiromax segue 3 passaggi, di seguito illustrati. Aprire, respirare e chiudere. Aprire. Tenere lo Spiromax con il cappuccio protettivo in basso e aprire il cappuccio, piegandolo verso il basso finché copyright non risulta completamente aperto e si avverte un click. Respirare. Posizionare il boccaglio tra i denti chiudendolo fra le labbra. Non mordere il boccaglio dell'inalatore. Inspirare vigorosamente e profondamente attraverso il boccaglio.
Rimuovere lo Spiromax dalla bocca e trattenere il respiro per 10 secondi o finché copyright possibile per il paziente. Chiudere. Espirare delicatamente e richiudere il cappuccio protettivo. È anche importante consigliare ai pazienti di non agitare l'inalatore prima dell'uso, a non espirare attraverso lo Spiromax e a non ostruire le prese d'aria quando si stanno preparando alla fase della Eurus respirare a Euro-S. Si deve inoltre consigliare ai pazienti di sciacquarsi la bocca con acqua dopo l'inalazione, vedere paragrafo 4.4. Il paziente potrebbe avvertire un certo sapore dovuto all'eccipiente lattosio quando utilizza Duoresp Spiromax. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Raccomandazioni sulla somministrazione. I pazienti devono essere regolarmente riesaminati dal medico prescrittore / personale sanitario in modo che la dose di Duoresp Spiromax resti ottimale. La dose deve essere ridotta gradualmente vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacocinetiche. È probabile che inibitori potenti del CYP3A4, esempio chetoconazolo, itraconazolo, boriconazolo, posaconazolo, claritromicina, telitromicina, nefazodone e inibitori dell'improteasi, aumentino notevolmente i livelli plasmatici di budesonide e l'uso concomitante. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Duoresp Spiromax Aerosol insieme ad altri farmaci come Eurosalozufa Euro, Eurosaviflucoxa Euro, Euroscanacida Euro, Euroscrinozola Euro, Eurosdiflucan, capsula Euro, Eurosdiflucan, polvere a Euro, Eurosdiflucan, soluzione, uso interno, a Euro, Eurosdizolo Euro, Euroselazora Euro, Eurosfluconazolo Abca Euro, Eurosfluconazolo Corda Euro, Eurosfluconazolo Almusa Euro, Eurosfluconazolo Eurobindo Euro, Eurosfluconazolo B Brown Euro, Eurosfluconazolo Bioindustrial.i.m. Euro, Eurosfluconazolo Doc Generica Euro, Eurosfluconazolo Ega Euro, Eurosfluconazolo Galenica Senesia Euro, Eurosfluconazolo Exala Euro, Eurosfluconazolo Icma Euro, Eurosfluconazolo Cabia Euro, Eurosfluconazolo Milana Euro, Eurosfluconazolo Pensa Euro, Eurosfluconazolo Ratiofarma Euro, Eurosfluconazolo Sanduzza Euro, Eurosfluconazolo Suna Euro, Eurosfluconazolo Zentiva Euro, Eurosflucostenola Euro, Eurosfluchimexa Euro, Eurosflumicona Euro, Eurosflumosa Euro, Eurosfluresa Euro, Eurosfungusa Euro, Eurosgenifluxa Euro, Eurositraconazolo Doc Generica Euro, Eurositraconazolo Ega Euro, Eurositraconazolo Milan Generixa Euro, Eurositraconazolo Sanduzza Euro, Eurositraconazolo Teva Euro, Eurositragerma Euro, Euroschetoconazolo Era Euro, Euroschetonova Euro, Eurosclaidera Euro, Euroslefunzola Euro, Euroslocandiula Euro, Eurosmiconixa Euro, Eurosmuchesa Euro, Eurosnizoblua Euro, Eurosnizoral, crema Euro, Eurosnizoral, shampoo Euro, Eurosnoxafil, compressa gastroresistente a Euro, Eurosnoxafil, sospensione a Euro, Eurosposaconazolo Accorda Euro, Eurosposaconazolo Acla Euro, Eurosposaconazolo Ega Euro, Eurosposaconazolo Egista da Euro, Eurosposaconazolo Fresenius Cabia Euro, Eurosposaconazolo Milan Pharma Euro, Eurosposaconazolo Milana Euro, Eurosposaconazolo Sanduzza Euro, Eurosposaconazolo Teva Euro, Eurosriflexa Euro, Eurospendora Euro, Eurosporanox, capsula Euro, Eurosporanox, soluzione a Euro, Eurostedima Euro, Eurostrazera Euro, Eurostriesporin, capsula Euro, Eurostriesporin, soluzione a Euro, Eurostrimicosa Euro, Eurosvend, compressa rivestita, compresse rivestite a Euro, Eurosvend, polvere a Euro, Eurosvoriconazolo Accorda Euro, Eurosvoriconazolo Aristo Euro, Eurosvoriconazolo Eurobindo Euro, Eurosvoriconazolo Dierredisa Euro, Eurosvoriconazolo Idiscusa Euro, Eurosvoriconazolo Milana Euro, Eurosvoriconazolo Sandozba Euro, Eurosvoriconazolo Sanduzza Euro, Eurosvoriconazolo Teva Euro, Eurosvinca Euro, Eurostzamizola Euro, Euroscerfuna Euro, Eurossolodera Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Duoresp Spiromax Aerosol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Duoresp Spiromax Aerosol durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Per una terapia con un'associazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato di ibrato o il trattamento concomitante con formoterolo più budesonide non sono disponibili dati clinici relativi a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Duores Spiromax non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Poiché copyright Duores Spiromax contiene sia budesonide sia formoterolo, può verificarsi lo stesso quadro di reazioni avverse riportato per queste sostanze. Non sono stati osservati aumenti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Un sovradosaggio di formoterolo produrrebbe effetti tipici dei due adrenocettori agonisti: tremore, cefalea, palpitazioni. Sono stati riportati casi isolati di sintomi di tachicardia, iperglicemia, ipopotassiemia, prolungamento dell'intervallo QTc, aritmia, nausea e vomito. Può essere indicato il trattamento sintomatico e di supporto. Una dose da 90 microgrammi somministrata nell'arco di 3 ore in pazienti con ostruzione bronchiale acuta non ha destato preoccupazioni circa la sicurezza. Non si prevede che un sovradosaggio acuto di budesonide, anche a dosi eccessive, possa essere un problema clinico. L'uso cronico a dosi eccessive può dar luogo a effetti sistemici dovuti ai glucocorticoidi, come ipercorticismo e suppressione surrenale. Qualora si renda necessaria una sospensione della terapia con Duores Spiromax a causa di un sovradosaggio del formoterolo, un componente del medicinale, si deve prendere in considerazione un'adeguata terapia con un corticosteroide per via inalatoria. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per le patologie ostruttive delle vie respiratorie, adrenergici ed altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie. Codice ATC R03H07. Meccanismo d'azione ed effetti farmacodinamici. Duoresp. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'associazione a dose fissa di budesonide e formoterolo e i corrispondenti monoprodotti hanno dimostrato di essere bioequivalenti per quanto riguarda l'esposizione sistemica rispettivamente di budesonide e formoterolo. Nonostante ciò, dati preclinici di sicurezza, la tossicità osservata negli studi condotti su animali con budesonide e formoterolo somministrati in associazione o separatamente si è dimostrata sotto forma di effetti associati ad attività farmacologica esagerata. Negli elenco degli eccipienti lattosio monoidrato, che contiene proteine del latte. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.